Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche generali per la seconda metà di ottobre 2023. Abbiamo la carta dell'appeso. Amici del Toro, potrebbe esserci un momento di stand-by con la carta dell'appeso, ma io la trovo una carta positiva perché è una carta che vi permette di vedere le cose da un altro punto di vista, è una carta di compassione, io trovo. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere, e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione del video, aprendo il titolo del video. Sempre nella descrizione trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche scritto qui e lo trovate anche nelle info del canale. Andiamo a vedere per terza e quarta settimana di ottobre. Re di Pentacoli, ragazzi. Papa. Matto. Nove di spade. Amanti. Sette di bastoni. Quante. Sette di bastoni. Fante di pentacoli e poi qui ne abbiamo altre tre che sono il sette di spade, la giustizia e l'asso di spade. Wow. Queste le metto qui. Vediamo un po' di spostare tutto. Ragazzi, tanti arcani maggiori, devo dire. Partiamo da questo re di pentacoli. Allora, potrebbe rappresentare una persona, potrebbe rappresentare magari un capo, per qualcuno anche la persona di interesse. Vi dico, questa è una lettura generale, quindi potrebbe vibrare come un qualche cosa di spirituale piuttosto che lavorativo, familiare. Ognuno di voi la applica alla propria realtà. Per quello che riguarda le previsioni per il lavoro di ottobre, le ho già pubblicate, le potete integrare con questa lettura. Allora, qui riguarda sicuramente una situazione, diciamo, di un certo potere, se vogliamo, perché ho comunque un re di pentacoli e il papa. Ora, se siete senza lavoro, vi dico che con il papa, che è una carta di contratti, è una carta di ufficializzazioni, può anche essere che abbiate un contratto di tipo definitivo. Sono i contratti di lunga durata. È come se ci fosse una situazione di partenza molto stabile, devo dire, che viene enfatizzata ancora di più. Però in realtà poi c'è un 9 di spade, quindi in realtà c'è qualcosa che vi preoccupa e da lì rivedo l'appeso. Però andiamo a vedere carta per carta, così riesco a darvi delle informazioni in più. Ripartiamo da questo re di pentacoli. Asso di coppe. Nuovamente il Papa, il giudizio, un fante di pentacoli che avete già qui e un 5 di pentacoli. Ho come l'idea che qualcuno possa essere richiamato da una vecchia azienda con un ruolo più importante, maggiore, o con una promessa perlomeno di questo ruolo importante. Per qualcuno, ragazzi, non lo nego, fa riferimento a una storia d'amore all'interno del lavoro, dell'ambiente lavorativo.
e probabilmente uno dei due, o perché no, magari anche entrambe, potrebbero essere sposati, perché abbiamo due volte il Papa. Vi dico, c'è una notizia, qualche cosa, qualche comunicazione che dà inizio a un nuovo tipo di idea, di percorso, di progetto, di relazione. Andiamo a vedere il Papa. 5 di spade e morte. 5 di spade fa riferimento alle chiacchiere, ragazzi, è come dover mettere a tacere le chiacchiere con qualche cosa di ufficiale. Voglio andare a vedere il matto, perché la morte parla di tagli. Torre. Qui è come se aveste bisogno di lasciare andare l'ego, perché anche il 5 di spade normalmente sono le lotte egoiche della mente, sono le discussioni che vengono fatte solo per aver ragione. È qualche cosa che bisogna dimostrare, un ruolo che bisogna ottenere per far sì che noi ci sentiamo dalla parte della ragione. Sono un po' quelle cose a cui uno si lega perché si identifica con il risultato, con il ruolo o con quello che ha. Però c'è anche un 4 di coppe, come l'idea che non abbiate ben chiara qual è la situazione, cioè abbiate un'idea della cosa, però perché avete anche un 9 di spade, c'è qualche cosa che vi preoccupa. È come se il tagliare con la morte aprisse il passo a queste preoccupazioni. Per qualcuno non vi nego che potrebbe essere il tagliare qualche tipo di contratto, perché abbiamo anche la carta degli amanti, quindi è un po' come se ci fosse una scelta per amor proprio qui. Andiamo a vedere il 9 di spade. Abbiamo una regina di pentacoli, di coppe, scusate, 2 di bastoni e 3 di bastoni. È come se non volesse tagliare questa, eh, sì, questa, da un lato questa relazione. È ambigua la cosa, può avere diverse letture, ragazzi, perché qui è come se foste richiamati a ricominciare, qua è come se invece voleste tagliare qualche cosa. Però non vedete bene che cosa. Sento che state peccando di ingenuità in questo periodo. Non vedete chiaro comunque, è come se foste talmente focalizzati sul passato che non riuscite a vedere un futuro. Andiamo a vedere la quarta settimana di ottobre perché ci sono gli amanti. Quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta. Mm. È una scelta per amor proprio. Qualcuno deciderà di diventare single piuttosto che di diventare autonomo o di fare delle scelte per cioè in modo indipendente. Sono due carte di amor proprio. Quindi ho come l'idea che non vi farete convincere, una cosa di questo genere. Perché sì, è vero che probabilmente potreste essere ingenui, ma è anche vero, ehm, può anche essere che nel passato siate stati ingenui, perché questa carta vi dà come una sorta di allerta. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. 2 di pentacoli e regina di spade. Guardate ragazzi, io qui sento che qualcuno si dirà la verità. Quando il 2 di pentacoli è al contrario, parla di un'uscita da
una sorta di ciclo che si ripete, si ripete, si ripete, si ripete all'infinito. Difatti poi qui abbiamo una carta di inizio, un fante di pentacoli, che adesso andiamo a vedere. 4 di spade, asso di bastoni e 10 di spade al contrario. Allora, per molte persone il consiglio è di iniziare a informarvi su su cosa vuol dire discernimento, su come fare per sbloccare il quinto chakra, che è quello della saggezza, che è quello che vi permette di capire quando gli altri dicono delle bugie oppure no. Abbiamo tante carte di spade qui, comunicazione, pensiero, e la giustizia anche ha una spada, bisogna tagliare, che è quello un po' che avete paura di fare voi, però avete bisogno semplicemente di prendere una decisione e agire. Avere il 4 di spade al contrario mi dice che è la psiche che deve essere messa in ordine, ma infatti lo vedo anche qui e anche qui con questo 5 di spade, con la carta della torre al contrario. C'è qualche verità che deve essere detta, di cui ci si deve prendere consapevolezza. La giustizia taglia. Tenete presente che anche la giustizia divina e con il 7 di spade potrebbero venire a galla cose non simpatiche. È come se a un certo punto vi rendeste conto di quali sono state le bugie che o voi stessi vi siete raccontati oppure qualcun altro vi ha raccontato, ragazzi. Vi dico, l'appeso è una carta di compassione ed è anche una carta che vi permette di vedere le cose da un altro punto di vista. Ora, se una persona si è comportata male con voi nel passato e ritorna, anche se è una questione lavorativa, abbiamo detto che va bene tutto, qui si tratta del ok, mi fido o non mi fido, nel passato è andata così, non so se nel futuro potrà cambiare, come mi comporto con questa persona, allora cerco di informarmi, di espandere la mia coscienza con la conoscenza, in modo da capire come difendere la mia posizione, come creare una sorta di programma, una sorta di ordine mentale, che è quello che richiede la regina di spade, in autonomia. Allora, qui sento che per molti si tratta di una rottura di contratto a tempo indeterminato per diventare autonomi, piuttosto che di qualcuno che vi ricontatta magari in una vecchia azienda e voi siete lì che dovete decidere. Però mm, il passato, l'esperienza fondamentalmente insegna, ragazzi. Ok, quindi se c'è qualcuno che non si è comportato bene con voi, imparate a riconoscere quali sono le cose che vi dice solo per incantarvi, solo per le promesse, le false promesse, ok? Andiamo a vedere conosco. E vi dico, per qualcun altro invece, se siete disoccupati, potrebbe iniziare un nuovo percorso lavorativo, ragazzi, ma è come se avessi bisogno di prendere qualche certificato in più. Wow, guarigione e fiducia. Qui avevate il 4 di spade al contrario, che è la carta della guarigione, di chi si prende un tempo per vederci chiaro, appunto, per curare la psiche, che è un po' quello che vedo qui, no? Che avete bisogno di fare. Quindi qui parla di guarigione e qui parla di fiducia. La fiducia in questo caso può essere nell'universo, ma soprattutto in voi stessi, nel fidarvi di quelle che sono le vostre capacità di riconoscere quelle che sono le bugie da quelle che sono le verità. Ok? Qui vi dico, a fine mese ne vedrete delle belle perché verranno fuori delle cose interessanti a livello di parole, di comunicazione, di notizie, di novità. Verranno scoperte delle bugie, verranno a galla delle novità e vi dirò, avete anche la giustizia divina, quindi per qualcuno ci può essere proprio qualche questione che si regolarizza, anche qualche questione burocratica, se state aspettando qualche via libera, diciamo, a fine mese potrebbe fortemente arrivare. Andiamo a vedere ancora una fatina. Coerenza. E guardate che va giusto
a fagiolo con la carta della guarigione, perché in questa carta, se ci fate caso, c'è una mano sulla pancia che sta a significare il corpo, una mano sulla mente e il cuore che è illuminato. È come se si dovesse mettere in linea quello che si pensa con quello che si prova, con quello che si fa. Ed è questa la coerenza, cioè è inutile che voi dite voglio un lavoro da mediatore, vi faccio un esempio, e poi mandate curriculum nei ristoranti. Ok? Ecco, per farvi un esempio sciocco, però allineatevi, prima di tutto allineatevi con voi stessi, cercate di vedere anche le cose da un altro punto di vista, perdonate il passato, perché il passato comunque è vero, non si può cambiare, ma si può cambiare il modo in cui si vive il passato, il sentimento che si prova legato al passato. Quando si capisce che una persona ha fatto quello che ha fatto perché più di tanto non ce la fa, non si può altro che provare compassione per quella persona, ok? Perché la persona è così, è nel suo momento di crescita, può essere che non collimi col nostro, ok? Infatti qua vi dicono abbiate fiducia che quello che voi volete arriverà, però dovete prima trovare la coerenza dentro voi stessi. Amici del Toro, spero che la lettura sia stata di ispirazione, fatemelo sapere con un like, un commento, con la vostra iscrizione o se avete piacere potete condividere il video. Potete anche abbonarvi al canale, nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica che spiegano cos'è e come lavorare l'energia, mentre per quello che riguarda il percorso di crescita individuale che sto proponendo è un percorso basato sulle credenze limitanti, però è una parte di tutto quello che vado a trattare poi nella sezione degli abbonamenti. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!